Nella Fiorentina 68-69 De Sisti è il perno, l'uomo guida attorno a cui si muove tutta la squadra. Il gioco è impostato dal libero Ferrante, Brizzi fa lo stopper, in seguito si trasformerà in libero. Maraschi è il centravanti, Amarildo il rifinitore e Chiarugi l'estro, la fantasia, l'imprevedibilità. Quando hai tu un sistema di gioco funzionale, sulla scorta del sistema di gioco funzionale poi c'è sta magari la fantasia o l'intelligenza o la creatività o la caratteristica particolare di un calciatore che ti dà quel coefficiente in più. Il 29 settembre all'Olimpico i gigliati si impongono per 2-1 sulla Roma. L'andamento di quella partita è sintomatico del carattere della squadra. Amarildo e Maraschi nella ripresa ribaltano le sorti della partita che dopo un minuto del primo tempo vedeva già la Roma in vantaggio per 1-0. Il 17 novembre la Fiorentina torna alla vittoria grazie a un gol di Amarildo che le consente di superare la Sampdoria. Poi infila una serie di 3 successi consecutivi, tra i quali spiccano il 2-1 rifilato all'Inter al Meazza all'8ª giornata e quello sul Napoli alla 10ª. Sotto la spinta di un eccellente De Sisti, l'attacco della Fiorentina crea ripetute minacce alla rete di Zoff e al 37esimo realizza il primo gol. Intercettata un'incursione napoletana, Rizzo avanza libero e dopo aver finto un passaggio fa partire un bolide da 25 metri che sorprende il portiere napoletano. Meno di 2 minuti dopo la seconda segnatura dei gigliati e ancora Rizzo che imposta l'azione, scambia con Maraschi e anticipando l'intervento di Guarneri e Micelli supera Zoff con un pallonetto. Spesso e volentieri eravamo felici e si diceva anche oggi l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo portato questi 2 punti a casa, pensiamo a domenica e sempre in questa maniera spensierata si viveva domenica dopo domenica. Quindi non meraviglia la vittoria riportata sulla Juventus il 19 gennaio del 69 alla 14ª giornata. Apre le marcature De Sisti, completa l'opera Maraschi che segna il 2-1 finale. La Fiorentina segna il suo primo gol con questo splendido tiro di De Sisti. È il 28esimo del secondo tempo. Maraschi segna, la Fiorentina resta in testa alla classifica, la Juventus forse irrimediabilmente esce dal giro per la lotta dello scudetto. Il girone di andata si chiude con il Cagliari campione d'inverno a 24 punti, la Fiorentina seconda a 23 e il Milan terzo a 22. De Sisti a Esposito sulla destra, cross, testa di Maraschi. È il 42esimo del secondo tempo e l'azione si muove sulla destra con Boninsegna. Lo scatto di Riva è bruciante e decisivo. Fiorentina 1, Cagliari 1. La settimana successiva altro scontro al vertice, questa volta con i rossoneri. Entrambe le squadre, timorose di compromettere l'andamento del campionato, finiscono per pareggiare 0-0. Sembra quindi regnare un certo equilibrio nel trio di testa, ma con il trascorrere delle giornate le cose iniziano a cambiare. Ci si divertiva, si andava in campo e ci si divertiva e i risultati venivano. Le 2 squadre arrivano così alla 27ª giornata con le stesse possibilità. Fiorentina prima a quota 39, Cagliari secondo a 38. La domenica i viola devono affrontare una partita pericolosa, il derby con il Pisa. Lo vincono senza problemi 3-1, mentre il Cagliari torna sconfitto dal Golfo di Napoli. La squadra di Pesaula ha così 3 punti di vantaggio sul Cagliari a 2 gare dalla fine e 2 sul Milan a secondo. L'11 maggio del 1969 i viola si giocano la gara della verità a Torino con la Juventus. Al terzo minuto il primo gol. Punizione di Amarildo, Anzolin non trattiene, l'immagine è eloquente, e Maraschi con Chiarugi hanno via libera. Ed è Chiarugi a dare il colpo finale. I 10.000 fiorentini urlano la loro gioia. 23esimo, è il solito imprendibile Chiarugi a fare tutto da sé. Poi serve Maraschi, il gioco è fatto, 2-0 per la Fiorentina. Con la vittoria i viola conquistano il secondo scudetto della storia della loro società. La partita va avanti ancora soltanto per dire che la Fiorentina è degna di questo scudetto.
Perché la Fiorentina ha vinto questo campionato? La Fiorentina ha vinto questo campionato secondo me perché è stata senz'altro la più meritevole in tutto l'arco del campionato e si è dimostrata la squadra superiore, squadra che in qualunque campo dove sia andata ha dimostrato di giocare il più bel football del campionato italiano. De Sisti, perché oggi avete vinto? Abbiamo vinto perché era la nostra grande giornata. Oggi sentivamo che lo scudetto sarebbe diventato nostro. Penso, come ha detto il mio amico De Sisti, che oggi tutta la squadra abbia fatto una grande partita, forse la più bella di tutto il campionato, anche perché sapevamo che da questa vittoria ci avevamo a portata in mano lo scudetto. Allora ci siamo impegnati più al massimo possibile, si è visto che ce la potevamo fare, allora abbiamo tenuto, penso, abbastanza bene l'incontro e abbiamo vinto, insomma, penso meritatamente.